Amici miei, che profumo e che delizia ho qui di fronte. Indovinate un po' cos'è. Siamo andati prima a Napoli, abbiamo visto insieme come fare un'ottima pizza napoletana. Poi siamo scesi, siamo andati in Puglia, a Bari, e abbiamo visto la focaccia barese. Questo giro siamo andati ancora oltre, siamo arrivati in Sicilia. Per l'esattezza siamo nella città di Palermo, perché questo è lo sfincione palermitano, il prodotto tipico per eccellenza della città di Palermo. Infatti lo troverete ovunque per le strade, perché è appunto il simbolo del loro street food. È una sorta di pizza focaccia, non so come dire, condita con degli ingredienti che poi vedremo, piuttosto spessa e davvero morbida. Infatti il suo termine sfincione deriva dal latino spongia, che sta proprio a indicare questa consistenza di spugna, diciamo. Davvero profumatissimo. E cosa aspettiamo? Vamos, andiamo a vedere come si prepara. Per realizzare uno sfincione all'interno di una teglia da 30x40 cm, gli ingredienti che ci servono sono i seguenti: 350 g di una farina 00 di media forza, in questo caso ho utilizzato una farina Caputo Pizzeria, 150 g di semola rimacinata, 325 g di acqua a temperatura ambiente, 10 g di sale, 15 g di olio extravergine di oliva e 12,5 g di lievito di birra fresco. Vediamo ora come impastare. Per prima cosa uniamo entrambe le farine all'interno della planetaria, dopodiché spezzettiamo il lievito di birra fresco e azioniamo la planetaria in prima velocità per miscelare il tutto. Ora versiamo circa il 70% dell'acqua della ricetta a filo e lasciamo impastare la planetaria fino a quando non si sarà completamente assorbita. A questo punto, una volta che l'impasto si sarà compattato, andiamo ad aggiungere tutto quanto il sale e, sfruttando la rimanente acqua, andremo a discioglierlo all'interno dell'impasto. Mi raccomando, versate sempre l'acqua a filo. Da ultimo, una volta che il nostro composto si sarà compattato per bene, andiamo ad integrare anche il grasso, quindi versiamo tutto quanto l'olio d'oliva previsto dalla ricetta e lasciamo lavorare la planetaria fino a quando il nostro impasto non avrà assorbito tutto quanto l'olio. L'impasto si staccherà dalle pareti e sarà ben incordato. Dopo una decina di minuti circa, il nostro impasto sarà pronto per essere estratto dalla planetaria e, come al solito, procediamo con qualche giro di piega e un po' di perlatura. Raggiunta la consistenza di un panetto piuttosto liscio e compatto, andiamo a prendere un contenitore ermetico, mettiamo dell'olio e mettiamo il nostro impasto all'interno. A questo punto lo lasceremo lievitare per circa 3-4 ore a 20 gradi, oppure in forno spento con luce accesa. Nel mentre che il nostro impasto lievita, dedichiamoci alla preparazione del condimento di questo sfincione. Quindi prendiamo 4 belle cipolle dorate, un po' di acciughe, dell'origano, del sale, olio extravergine d'oliva e 500 g di polpa di pomodoro. Per prima cosa dedichiamoci alla parte più fastidiosa, ovvero il taglio delle cipolle. Quindi dividiamole prima a metà e poi tagliamole tutte a striscioline sottili, in questa maniera. Una volta tagliate tutte quante le cipolle, le mettiamo da parte all'interno di una ciotola. Perfetto, una volta che la parte più fastidiosa della ricetta è ultimata, spostiamoci sui fornelli e facciamo sciogliere in un po' d'olio d'oliva 5-6 filetti d'acciuga, in questa maniera. Una volta che abbiamo disciolto per bene tutte quante le acciughe, è arrivato il momento di aggiungere le cipolle che abbiamo tagliato in precedenza.
Ora non ci resta che stufare le cipolle a fuoco molto basso per una decina di minuti circa, fino a quando non si saranno completamente appassite. Mi raccomando, l'importante è che non friggano, quindi tenete la fiamma davvero bassa. Copritele con un coperchio e di tanto in tanto date una controllata alla cottura dando una mescolata. Dopo 10-15 minuti la nostra cipolla sarà completamente appassita, quindi siamo pronti per andare ad aggiungere tutta quanta la polpa di pomodoro. Aggiustiamo con del sale, aggiungiamo dell'origano, diamo una bella miscelata al tutto e poi copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere per circa mezz'ora fino a quando il sugo non sarà pronto. Ed ecco a voi, dopo circa mezz'ora di cottura, come deve risultare il condimento. Le cipolle saranno diventate un tutt'uno con la salsa di pomodoro. Dopo circa 4 ore di lievitazione il nostro impasto sarà pronto per essere steso all'interno della nostra teglia da 30x40 cm. Quindi, per prima cosa, mettiamo dell'olio all'interno della nostra teglia e con l'aiuto di un pennello stendiamo l'olio in tutta la superficie. Quindi prendiamo il nostro impasto e lo capovolgiamo all'interno della teglia, in questo modo. Poi, con l'aiuto delle mani, stendiamo l'impasto in tutta quanta la superficie della nostra teglia. Una volta steso l'impasto, rimettiamo la teglia per una seconda lievitazione all'interno del nostro forno spento con luce accesa per circa un'oretta e mezza. Una volta ultimata la seconda lievitazione siamo pronti per andare a condire il nostro sfincione. Ci serviranno dei filetti d'acciuga, 200 g di caciocavallo a cubetti, 50 g circa di caciocavallo grattugiato, del pan grattato, dell'origano e il condimento che ci siamo preparati prima. Perfetto, quindi procediamo al condimento. Per prima cosa prendiamo i cubetti di caciocavallo e andiamo ad infossarli all'interno del nostro sfincione in questa maniera, fino a coprire tutta la superficie. Poi prendiamo le acciughe e facciamo altrettanto, quindi distribuiamo qualche pezzo d'acciuga su tutta la superficie a seconda del vostro gusto. Da ultimo prendiamo il condimento che ci siamo preparati con il pomodoro e lo andiamo a distribuire su tutta quanta la superficie del nostro sfincione in maniera davvero abbondante. Finito il condimento siamo pronti per andare a infornare in forno statico preriscaldato a 200 gradi nella parte bassa del forno direttamente a contatto con la base del forno stesso e lasciamo cuocere per circa 20 minuti. Trascorsi i 20 minuti estraiamo il nostro sfincione e andiamo ad ultimare il condimento. Quindi per prima cosa cospargiamo tutta quanta la superficie con il nostro pan grattato. Proseguiamo poi cospargendo tutta la superficie con il caciocavallo grattugiato. E da ultimo diamo una spolverata con dell'origano. Ora siamo pronti per tornare in forno, ma questa volta nella parte alta, per altri 20 minuti circa. Trascorso questo tempo, ecco a voi il risultato una volta sfornato. Questo sfincione davvero è qualcosa di eccezionale. Profumo delizioso, l'aspetto di una spugna, ben cotto sul fondo, insomma che dire, sono davvero contento di questo risultato.
Beh ragazzi, direi proprio che è arrivato il momento di tagliarlo, vedere com'è all'interno e passare all'assaggio. Come vedete l'interno ha davvero la consistenza di una spugna. Bene, siamo arrivati quindi alla prova dell'assaggio dello sfincione. Prima volta che lo faccio, quindi vediamo se ho riprodotto bene la versione originale. Fantastico! Ragazzi, devo ammettere che sono davvero soddisfattissimo della riuscita di questo sfincione e vi dico anche il perché. La consistenza è quella giusta, appunto quello di una spugna, particolarmente morbido il centro, leggermente croccante sul fondo, appunto perché è ben cotta, l'abbiamo lasciata a contatto col fondo del forno, e poi c'è una leggera croccantezza sulla superficie data appunto dal pangrattato caciocavallo grattugiato che abbiamo messo a fine cottura nella parte alta del forno. Quindi le consistenze sono giuste, i profumi sono deliziosi. Io non oso immaginare al sud, a Palermo, con i loro prodotti locali, quali profumi sprigionerebbero. Quindi ragazzi, vi consiglio vivamente di provare a replicarlo a casa, perché come avete visto è una ricetta molto semplice, non richiede neanche particolari tempi lunghissimi, semplice da fare e vi darà sicuramente delle ottime soddisfazioni. Detto questo, spero che anche questa ricetta di oggi vi sia piaciuta, che abbiate apprezzato questa nuova ricetta un po' diversa dalle solite pizze appunto che vado a fare. Se anche questo video vi è piaciuto vi invito a mettere un bel like qui sotto e ovviamente come al solito vi invito a iscrivervi al mio canale, ne sarei davvero felicissimo. Inoltre qua in descrizione trovate come sempre il link alla mia pagina Instagram dove potete contattarmi anche in privato e vedere foto di prodotti vari che pubblico quotidianamente. Che dire amici miei, ci vediamo alla prossima video ricetta, non so ancora esattamente cosa farò ma sicuramente vi terrò informati sui social e che dire, alla prossima sul canale Il Divo della Pizza. Ciao!